Salute a tutti. Abbiamo già visto che il delitto di Calenzano venne compiuto in una data anomala. Era il 22 ottobre, un giorno di autunno inoltrato, quando il mostro in precedenza aveva colpito d'estate e poi in futuro avrebbe sempre colpito d'estate. In più era anche un secondo delitto nello stesso anno. Anche questa eventualità non si sarebbe più ripetuta. Ma di più, era anche un giovedì. Ora, per chi ritiene che la scelta del mostro di colpire prevalentemente di sabato fosse dovuta alla necessità di poter usufruire di un giorno di riposo dal lavoro per riprendersi dalla mattanza, pensa che quel giovedì era equiparabile a un sabato perché il giorno dopo era uno sciopero generale. Per cui effettivamente se il mostro lavorava avrebbe avuto la possibilità, sempre che avesse fatto sciopero anche lui, ma a quei tempi tutti facevano lo sciopero generale, si sarebbe potuto riposare, no? Però se invece vogliamo vedere il sabato sotto un altro punto di vista, cioè come un giorno, un momento in cui c'era maggiore possibilità di trovare in giro delle vittime, delle coppiette appartate, quel giovedì non si poteva considerare allo stesso modo, perché era una serata che si presumeva non ci fossero troppe coppie in giro, tanto più se si considera che era appunto autunno inoltrato. Allora, e poi era anche un'ora tarda, insomma il mostro non era andato in un posto dove poteva contare sulla possibilità, sulla probabilità di trovarvi una coppia. Questo c'è da pensare che fosse successo a Scandicci e ancor più a Borgo San Lorenzo. Comunque, se vogliamo vedere solo i delitti della fase seriale, a Scandicci lui era andato sul posto con tutta probabilità sapendo che avrebbe trovato quella coppia. Ecco, a Calenzano fu, diciamo così, fortunato, e sfortunati furono i poveretti che furono uccisi. Fu fortunato perché andò in un posto dove era un posto di coppiette, ma insomma, ripeto, probabilità di trovarne non è che ce n'erano molte, però ebbe la fortuna che i ragazzi si fermarono durante il viaggio di Stefano a Firenze per accompagnare la fidanzata, si fermarono proprio lì e lì lui li trovò. Allora, se noi vogliamo vedere questo discorso di questo delitto, come fanno in tanti, io recentemente l'ultimo video, gli ultimi video sono stati relativi alla vicenda di Spalletti, no? C'è la telefonata, che fantomatica telefonata che avrebbe fatto il mostro facendo intendere che avrebbe liberato Spalletti, che doveva stare tranquillo. E a parte, non sappiamo, questa telefonata non sappiamo nemmeno se è esistita, anzi io non sono convinto che non sia esistita. Comunque è una telefonata, non si sa nemmeno quando è avvenuta, se è avvenuta una settimana prima di questo delitto, se è avvenuta 4 mesi prima. Certo, fosse avvenuta 4 mesi prima ci sarebbe da chiedersi ma come il mostro aveva paura che Spalletti parlasse e lascia passare 4 mesi prima di liberarlo, no? Però insomma una cosa che mi fa pensare che non ci fosse assolutamente dietro questo scenario è che il mostro andò in questo luogo di giovedì con poche speranze di trovare una coppia. Poteva andare sabato, passare altri 2 giorni e avrebbe sicuramente avuto maggior fortuna, nonostante appunto che fosse autunno inoltrato, e invece andò di giovedì. Ecco, ma perché andò di giovedì? Allora, se vogliamo rimanere diciamo, quello che ritiene questo delitto come il tentativo di far liberare Spalletti, fa anche un'altra ipotesi però, no? Proviamo a leggere dal suo libro, il libro di Filastò, Storia delle merende infami. Lui scrive: poco prima del secondo omicidio, quello del 22 ottobre dello stesso anno, il film Maniac era in programmazione al Cinema Teatro Nazionale di Firenze, esattamente nei giorni che vanno dal 20 al 22 ottobre.
intorno alle ore 23, Maniac uccide una coppia, Maniac è frenzito, uccide una coppia nella sequenza del ponte da Verrazzano, cosiddetta perché sullo sfondo si vede quel ponte newyorkese. Nella stessa ora, secondo gli accertamenti medico-legali, il mostro di Firenze uccide a Calenzano. Cioè, sembra che Filastò faccia un'ipotesi alternativa alla sua della liberazione di Spalletti, collegando il delitto di Calenzano alla proiezione del film Maniac. In effetti, il film Maniac abbiamo visto che era stato programmato a Firenze in prima visione a cavallo di agosto e settembre. Era tornato poi dal 15 al 22 ottobre, non dal 20, dal 15 al 22 ottobre al Cinema Nazionale. Ecco, possiamo vedere qui la pagina del 15 della Nazione, la pagina degli spettacoli. Questa è una immagine tratta dal testo di De Gotia, dove si vede appunto che al Cinema Nazionale era in programmazione Maniac. 15, quello era il primo giorno di programmazione di quel periodo. Qui invece possiamo vedere un'altra pagina, una pagina del 22 ottobre, ben più importante di quella del 15, che mi sono procurato personalmente con la benevolenza delle impiegate della Biblioteca Nazionale di Firenze, dove si vede che il film Maniac era ancora in programmazione al Cinema Nazionale il 22 ottobre. Si vedono anche gli orari, l'ultimo spettacolo dalle 21 alle 22:30. Allora, a questo punto proviamo a immaginare che cosa potrebbe essere successo, no? Allora, ad agosto magari il mostro non c'era, che non ha mai colpito, oppure comunque se c'era, magari di sicuro si sarà andato a vedere il film che così, con l'eroe che così lo aveva fulminato, no? Ma si presume che poi, una volta che il film era tornato a ottobre, fosse stato spinto dalla stessa voglia di andare in sala a rivivere le emozioni che aveva già vissuto. E magari quel 22 ottobre, che era l'ultimo giorno, uscì dalla sala, il film finiva alle 10:30, magari uscì alle 10:30, magari poteva essere uscito anche 10 minuti prima, visto che le ultime sequenze probabilmente non lo interessavano più di tanto, visto che era un po' la fine ingloriosa del suo eroe, no? Comunque uscì con in macchina già il suo armamentario, la sua pistola, il suo coltello, e andò nella zona di Calenzano a cercare una coppietta da uccidere, perché voleva rivivere nella vita reale le stesse emozioni che aveva vissuto in sala. Ora, perché a Calenzano? Beh, a Calenzano, Calenzano è sempre stato considerato un luogo un po' anomalo, no? Nell'insieme dei luoghi dei delitti del mostro, che sostanzialmente si dividevano in due parti, quelli del Mugello e quelli della zona di Scandicci, San Casciano. Ma sarà andato a Calenzano e le ipotesi possono essere diverse. Per esempio, io credo che, visto la stagione autunnale, è molto probabile che nelle serate precedenti, io immagino che se è vero che il delitto lo aveva così fulminato, non si era perso nemmeno una serata di programmazione. A quei tempi non c'erano ancora le cassette con il videoregistratore, poi probabilmente il film non era troppo presto perché uscisse in cassetta. Comunque niente, lui magari sarà andato anche le altre serate a vedere il film e magari anche nelle altre serate avrà tentato di trovare una coppietta da uccidere e magari, visto l'autunno, la stagione autunnale, non l'aveva trovata nelle zone che frequentava abitualmente e aveva deciso l'ultima sera di andare a vedere dalle parti di Calenzano ed era stato fortunato, purtroppo. Io penso che sia andata così se è vero che c'è questa correlazione tra film e delitto. I ragazzi, l'auto dei ragazzi fu vista alle 11:10 da un testimone che era ancora parcheggiata sotto casa Baldi. Loro erano probabilmente sotto, c'era l'appartamento in ristrutturazione che aspettava il loro arrivo dopo il matrimonio
Non si sa quando partirono, no? Si sa che alle 11:10 erano ancora lì. Saranno partiti, mettiamo che fossero partiti alle 11, insomma alle 11:15 erano, sicuramente erano lì, in questo viottolo a, a cercare un po' di intimità. Se il mostro era partito dal cinema nazionale in via Decimatori alle 22:30, qui possiamo vedere il percorso che ci dà Google Maps per strade comunali, è un percorso di una ventina di chilometri. Google Maps ci dice che oggi come oggi ci vogliono 40 minuti per farlo, no? Però bisogna pensare che eravamo un bel po' di anni fa, di autunno, di notte, e io penso che in 25 minuti sicuramente questo percorso si faceva. Insomma, il mostro alle 11 era lì in zona a cercare una coppietta e trovò purtroppo questi ragazzi. Se davvero le cose andarono così, abbiamo una ulteriore dimostrazione di un fatto anche clamoroso, se vogliamo, no? Che è quello che il mostro non uccideva per soddisfare dei suoi istinti sessuali anomali. Lui uccideva in modo freddo, uccideva perché voleva uccidere e non cercava la soddisfazione sessuale, ma molto probabilmente cercava la soddisfazione mediatica che questi delitti gli davano leggendo i giornali dei giorni successivi. Questa è la mia ipotesi. E allora, parliamo degli istinti sessuali, no? Istinti sessuali che all'atto dell'escissione avrebbero dovuto raggiungere il loro acme, come ci racconta per esempio De Fazio nella sua perizia, no? Quando descrive l'operato di questi individui che quando mutilavano si abbandonavano a scene orribili, no? Mettendo le mani dentro, cioè cose che si fa fatica anche a dire. Il mostro invece tagliava in modo freddo, proprio, no? Stava lì lo stretto indispensabile, si portava via il suo trofeo e basta. Ma questo trofeo De Fazio fa capire, cioè fa intendere che lui lo portasse via per una specie di collezione, no? Ma è una collezione che è difficile da immaginare, questi barattoli di formalina, se ci si mette dentro la futura escissione del seno. Si legge in un articolo della Città del 15 settembre 85, all'indomani del delitto degli Scopeti. Si domanda il giornalista: che se ne fa il mostro dei terribili trofei di morte? Il sostituto procuratore Francesco Ferii, confortato dal parere degli esperti che hanno eseguito l'autopsia sui cadaveri, spiega: il pube è facilmente conservabile, ma per quanto riguarda la mammella è sicuramente meno facile, quasi impossibile. A quanto mi hanno riferito i medici legali, nel seno vi sono molte parti grasse che impediscono la conservazione anche dentro un liquido. Alla luce di questa osservazione il magistrato avanza un'ipotesi: è possibile che il mostro non conservi i trofei. Si può pensare che dopo essersene impadronito li getti via. Il suo gesto potrebbe essere esclusivamente uno spregio sul corpo della donna. Ma allora, io non sono d'accordo personalmente che questo gesto fosse uno spregio, perché se il mostro voleva fare uno spregio sul corpo della donna avrebbe infierito, insomma, no? Se fosse stato pervaso da così, la voglia di punire, come pensano tanti, non si sarebbe limitato a questa escissione così asettica, no? Così fredda, quasi fosse in una sala autoptica. Evidentemente il taglio del pube e poi del seno non erano altro che strumenti per aumentare la spettacolarità dei suoi delitti. Questa è la spiegazione più ovvia. E se noi andiamo a vedere il film Maniac, troviamo dentro delle scene che si può pensare che, viste dall'assassino, lo avessero fatto sognare di essere lui al posto di Frenzito.
possiamo vedere in questa scena Frenzito che legge il giornale dove c'è scritto, dove viene riportato il delitto della coppia sulla spiaggia. Il titolone, chiamiamo titolone, maniaco mutila coppia sulla spiaggia. In queste altre scene, Frenzito è davanti al televisore, no? Dove vede queste scene, si vedono elicotteri che sorvolano la città di New York, mentre lo speaker racconta del panico della città dopo questi omicidi. Qui vediamo invece il giornale che riporta la notizia della morte di un'infermiera, l'infermiera che venne uccisa nella metropolitana, alla quale poi venne tagliato lo scalpo. No? Maniaco mutila infermiera, città nel panico. Questo fatto, il fatto che il mostro avesse desiderato, diciamo, di essere al posto del suo collega di celluloide, cosa possibile, ci porta a un'ipotesi da certi punti di vista sconvolgente, che è quella che la serie dei delitti degli anni '80, dopo che per 7 anni l'assassino, che era un semplice assassino, era stato tranquillo, cioè non aveva usato la pistola, fu iniziata per emulare il personaggio Frenzito che l'assassino aveva visto al cinema. Cioè, allora, se noi proviamo a immaginare, no? Allora, sono tutte ipotesi naturalmente inverificabili, ma sulle quali una riflessione potrebbe essere utile, no? Mettiamoci nell'ipotesi di un assassino frustrato che, dopo aver ucciso la coppia di Borgo, per una gelosia malata, l'abbiamo già detto in altri video, poi come reazione a questa cosa tremenda che aveva fatto, uscì da questa situazione di seguire le donne da lontano, cercando di avere dei rapporti effettivi con donne e probabilmente con donne che pagava, no? Perché un personaggio così è difficile che fosse riuscito ad avere un rapporto normale. Poi diciamo che questi rapporti, no, con questo mondo femminile anche a pagamento lo avevano così soddisfatto per un po', magari anche gli avevano anche consentito di migliorare la sua vita, lo avevano aiutato anche a migliorare la sua vita in altri campi. Però poi è possibile che dopo un po', dopo qualche anno, la sua insoddisfazione avesse ricominciato a tormentarlo. E il giorno che capitò davanti a questo serial killer di successo, tra virgolette, di successo, di malvagio successo, vide nella sua emulazione un possibile riscatto. Cioè la possibilità, tramite questa emulazione, di vivere anche lui come personaggio di successo, quando nella quotidianità era una persona frustrata, probabilmente bistrattata, probabilmente non considerata da nessuno. Ecco, questa è un'ipotesi sconvolgente che ci fa pensare che il mostro di Firenze non era un vero e proprio last murderer. Cioè lui è sempre stato considerato last murderer, no? Dagli esperti. Se andiamo a leggere la perizia De Fazio, nella perizia De Fazio c'è scritto che lui era, De Fazio usa Lustmord, no? Il termine tedesco, comunque un last murderer, cioè un assassino che uccideva per libidine e poi mutilava, generalmente poi questi qua mutilano le loro vittime. La stessa cosa si legge nel profilo FBI dell'89, profilo FBI che fu stilato dagli esperti americani su richiesta della procura italiana, no? Che aveva mandato tutti gli atti. Ecco, questi non giunsero alla conclusione che effettivamente il mostro di Firenze era un last murderer e non c'era motivo di pensare a una cosa differente, perché il suo comportamento era da last murderer, però era un comportamento non dovuto a delle pulsioni interiori, ma era un comportamento che imitava quello di un vero last murderer. Questa è la mia ipotesi che spiega tante cose, che poi magari nei prossimi video potremo anche andare a rivedere.
Adesso però, prima di abbandonare il film Maniac, proviamo a pensare a una possibile ulteriore influenza che questo film ebbe sull'assassino, sul mostro di Firenze. Allora noi possiamo vedere in questi spezzoni di scene l'incontro di Frenzito con la prostituta. Poi lui porta la prostituta su in camera, tenta di avere un rapporto sessuale, non riesce e finisce per strozzarla e poi per tagliarle lo scalpo, no? Ecco, allora, il 12 febbraio del 1982, a distanza di neppure 4 mesi dal delitto di Calenzano, venne trovata morta nel suo scantinato dove lavorava, in pied à terre, diciamo così, una prostituta. Era una signora di una quarantina d'anni, si chiamava Giuliana Monciatti. Il posto era in centro a Firenze, in via del Moro 27. La donna era stata una ballerina in gioventù, poi vabbè, insomma, il tempo era passato, si vede che finito quel tipo di lavoro lì aveva trovato in quest'altra occupazione un modo per tirare avanti, no? Lei si prostituiva non in strada, ma si prostituiva in questo pied-à-terre, dove riceveva clienti dopo telefonate, dopo la telefonata. Divideva il pied-à-terre con una collega e fu questa collega che la mattina del 12 febbraio 82 la trovò morta, uccisa da ben 17 coltellate. Allora, le coltellate furono tante, 17, ma non tanto perché l'assassino voleva infierire sulla vittima, ma perché la vittima cercò di difendersi. Infatti molte delle coltellate erano sugli arti. 2 però di queste coltellate erano al torace sotto una mammella e raggiunsero il cuore e uccisero la donna. Non c'era intento di infierire nell'assassino, lo dimostra, lo pensò anche l'anatomopatologo Mauro Maurri che fece l'autopsia. Infatti si legge in un'intervista del 16 febbraio 82 sulla Città, si legge questa sua frase: l'assassino ha colpito per uccidere la sua vittima, non per sfregiarla. Cioè sembra sostanzialmente di essere un po' nella stessa situazione dei delitti di Scandicci e di Calenzano, dove l'assassino sparò subito per uccidere, basta, non è che ebbe dei rapporti con queste persone, con queste vittime, le torturò, eccetera, eccetera, uccise e basta, no? E la stessa cosa probabilmente fece anche con questa prostituta. Cioè la uccise perché la voleva uccidere e non ci fu nessun tentativo di stupro, perlomeno non parve, non vennero trovate le tracce, ma non ci fu neppure una rapina, cioè le motivazioni di questa morte, di questo delitto, non furono di rapina. La donna fu trovata con indosso tutti i suoi monili d'oro, nei cassetti c'erano dei soldi in giro, l'assassino si portò via, è vero, la borsetta, ma allora sui giornali si legge, dove sui giornali si dice che non sembrò una rapina, si legge che forse l'assassino voleva depistare, non voleva far pensare a una rapina. Si potrebbe anche pensare che fosse stato semplicemente curioso di vedere quello che c'era dentro, questo non si sa. In ogni caso non sembra proprio che fosse stata una rapina. Ma l'assassino andò lì per uccidere e il delitto era premeditato, perché l'arma del delitto se l'era portata dietro, non ne venne trovata una nell'appartamento, non venne trovata qualcosa di mancante. L'assassino aveva una specie di pugnale che si era portato dietro, per cui evidentemente era andato a questo appuntamento con lo scopo di uccidere. Allora, mettiamoci nei panni del mostro. Allora io quando dico questo mi sento sempre male, no? Perché mettersi nei panni degli altri è molto difficile, mettersi nei panni di un assassino seriale è quasi impossibile, però uno ci deve provare. Io ci provo. Allora immagino questo individuo che dopo il delitto di Calenzano era pieno, e tutti i giornali che avevano parlato di lui, era pieno di orgoglio, no? Un orgoglio malato, un orgoglio malvagio, ma era orgoglio di quello che lui aveva fatto.
Il suo eroe di celluloide era stato emulato, cioè, con l'idea anche di aver, con l'idea del taglio del pube, lo aveva anche superato, diciamo così, no, in spettacolarità, se vogliamo vedere. Cioè nella mente, diciamo così, paranoica di questo personaggio c'era questa soddisfazione di aver raggiunto questo obiettivo e c'era anche la voglia di andare avanti. Una voglia che gli potrebbe essere stata amplificata dall'uscita di un giornaletto a gennaio dell'82 nella serie Attualità Gialla, un fumetto per adulti. Erano tutte storie separate, no? Ogni mese c'era una storia. Ne uscì una che si intitolava L'assassino del bisturi, che era proprio la storia di lui, dove c'erano i suoi delitti, gli ultimi delitti che aveva fatto, c'era anche le scissioni, c'era anche Spalletti, i nomi erano cambiati, ma insomma si parlava di lui. Allora, se il personaggio è quello che penso io, lui era uno che questi fumetti si rileggeva, no? Fumetti per adulti dell'epoca erano molto diffusi, si rileggeva. Adesso pensiamo al fatto che dentro uno di questi fumetti c'era lui. Questa deve essere stata una cosa che lo ha proprio elettrizzato. L'estate era lontana, prima di arrivare a riprovare le stesse emozioni uccidendo una coppia ce ne voleva. E ecco che lui, ripensando anche a quello che aveva fatto il suo eroe di celluloide, decise di andare a uccidere una prostituta. Questa è un'ipotesi assolutamente indimostrabile, però è un'ipotesi che ha le sue pezze d'appoggio. Ci sarebbe stata un altro delitto un paio d'anni dopo, un delitto di un'altra prostituta, quasi sicuramente anch'esso compiuto dallo stesso assassino, che io ritengo essere il mostro, nel quale poi ci fu un identikit, eccetera, eccetera. No, lì ci arriveremo. In ogni caso, proviamo a leggere, giusto per capire quello che pensavano all'epoca, no? Sulla Nazione del 15 febbraio 82 si legge relativamente al delitto di Giuliana Monciatti. Di ipotesi se ne fanno tante. Qualcuno in questo delitto vedrebbe la mano del mostro, che dopo aver barbaramente ucciso 3 coppie di fidanzati si sarebbe fatto di nuovo vivo, scegliendo come obiettivo questa volta il mondo della prostituzione. Ma si tratta solo di una ipotesi, sicuramente la più inquietante. L'articolo è firmato da Antonio Villoresi, il bravo giornalista che si divideva le colonne della Nazione sull'argomento mostro con Mario Spezzi. Lo stesso Villoresi il giorno dopo pubblicò un altro articolo dal titolo L'inquietante ombra del mostro sulla morte della ex ballerina, dove sostanzialmente si faceva la stessa ipotesi che abbiamo visto. Direi a questo punto chiudiamo con l'argomento del delitto di Giuliana Monciatti, parleremo ancora di lei e del delitto di un'altra prostituta al momento opportuno. Abbandoniamo anche l'argomento Maniac con qualche considerazione finale, che poi sostanzialmente è una. La grossa probabilità che questo film avesse influenzato in modo pesante il comportamento del mostro di Firenze rafforza in modo inequivocabile l'idea di un assassino che non era un vero lust murderer, non era un vero maniaco sessuale, era qualcos'altro. Questa stessa idea ce l'aveva anche il giudice Mario Rotella. L'abbiamo già incontrato diverse volte, ripeto chi era Mario Rotella. Mario Rotella era il giudice istruttore che indagò nell'ambito della pista sarda, un investigatore molto capace che purtroppo nella sua indagine dovette fare i conti con un peccato originale, quello di una pistola che sarebbe dovuta rimanere nell'ambito delle stesse persone che avevano partecipato o comunque erano state contigue a quelle che avevano partecipato al delitto del 68, cosa non scontata e a parere di chi vi sta parlando non vera, e tanto è vero che poi lui il mostro non lo trovò. Questo non impedisce però che molte delle sue intuizioni fossero veramente interessanti
Ecco, tra queste intuizioni c'è anche la connotazione dell'assassino. Nella stessa trasmissione di Telefono Giallo, dalla quale abbiamo visto lo spezzone con Filastò, possiamo trarre uno spezzone dove lui fa delle dichiarazioni molto interessanti. Ecco, io chiuderei qui questo video e vi saluterei con la preghiera di ascoltare con molta attenzione quello che dice Rotella in questa intervista, chiamiamola intervista, che metto in fondo a questo video. Noi ci sentiremo al prossimo. Saluti. Questi omicidi sono commessi freddamente, senza una ragione, senza un interesse a commetterli, come di norma avviene purtroppo quando si commette un omicidio. Ecco, questo aspetto deve, a mio avviso, farci riflettere che il tipo d'autore che si è costruito nell'opinione pubblica attraverso la divulgazione dei particolari anche agghiaccianti scoperti sui luoghi del reato, direi questa divulgazione erronea dà una falsa idea dell'autore dei delitti. Potrebbe essere un maniaco sessuale, ma non mi pare che sia questo il dato pregnante. Il dato pregnante nel caso di specie è che si tratta di una persona che uccide senza motivazioni concrete, reali, altre persone, un sacrificio al vento di giovani vite. Ogni volta questo avviene e ogni volta non c'è un metro di riferimento. Ecco che il tipo d'autore che bisogna cercare, a mio avviso, è diverso da quello che si pensa si debba ritrovare. Non è il maniaco sessuale, nel senso, nell'accezione comune del termine. Abbiamo a che fare piuttosto con un pazzo paranoico. Gli stessi periti di Modena, è stato divulgato ampiamente, sostengono per esempio che si tratterebbe di un impotente, il che equivale a dire che il movente sessuale è un movente secondario o non appariscente e comunque non un movente rilevante per il delitto, per gli omicidi. Ecco, questo è un punto da tener fermo nelle indagini e che non sempre purtroppo è stato tenuto da conto.